Perché ci innamoriamo? E perché proprio di quella persona? Ci sono schemi ripetitivi che ci inducono a scegliere sempre lo stesso tipo di partner? E l'Eros, come si iscrive in questo straordinario processo d'amore? Per rispondere a queste domande è necessario scomodare nuovamente Jung e i concetti di anima e animus. L'anima è la parte femminile, inconscia, presente nella psiche dell'uomo. L'animus è la parte maschile, inconscia, presente nella psiche della donna. L'anima è dunque l'insieme inconscio di qualità psicologiche femminili in un uomo. L'animus è l'insieme inconscio di qualità psicologiche maschili in una donna. Questi sono miei appunti universitari ed una schematizzazione semplificata delle parti del sé. E come potete notare, l'anima e l'animus sono posizionati proprio nella parte inconscia del sé, accanto alla nostra ombra ed all'inconscio collettivo degli archetipi. L'animus come qualità psicologiche maschili di una donna e l'anima come qualità psicologiche femminili di un uomo. Ogni essere umano, dunque, secondo Jung, custodisce nel proprio sé ed in particolar modo nel proprio inconscio anche la parte del sesso opposto. Nella psiche di ogni uomo ci sono dunque elementi femminili che costituiscono l'anima e nella psiche di ogni donna ci sono dunque elementi maschili che costituiscono l'animus. Nel meraviglioso testo di Jung, L'Io e l'inconscio, egli ci ricorda: nessun uomo, infatti, è tanto virile da non avere in sé nulla di femminile. Anzi, appunto gli uomini molto virili hanno, seppur ben nascosta, una vita sentimentale assai tenera, che spesso a torto è detta femminile. Perciò, quando un uomo si innamora, nella sua scelta amorosa vuole e desidera conquistare quella donna che meglio corrisponda alla sua parte femminile inconscia, quella donna che abbia proprio quelle caratteristiche e qualità femminili che egli ritrova nel proprio inconscio. Quella donna che rappresenti al meglio il riflesso e la proiezione della sua anima. Sempre nell'io e l'inconscio, Jung ci ricorda nuovamente l'uomo nella sua scelta amorosa soggiace spesso alla tentazione di conquistare quella donna che meglio risponde al particolare carattere della sua propria femminilità inconscia. Una donna dunque che possa accogliere senza difficoltà la proiezione della sua anima. Viceversa, la donna si innamora dell'uomo che meglio di altri rappresenta la proiezione della propria mascolinità inconscia, di quell'uomo che abbia tutte quelle caratteristiche e qualità maschili presenti nel suo animus. Animus e anima dunque influenzano la nostra vita quotidiana, le nostre scelte relazionali, i nostri rapporti interpersonali e sentimentali. Ma come nascono anima e animus? E in cosa consistono
E da cosa derivano queste caratteristiche e qualità che li compongono? In quale momento del nostro percorso evolutivo prendono corpo? Ebbene, animus e anima prendono forma sia attraverso l'esperienza che facciamo dell'altro sesso nel corso della nostra vita, quindi sia attraverso l'introiettare qualità e caratteristiche di persone del sesso opposto al nostro che incontriamo nella nostra vita, ma sia anche attraverso parti dell'immagine collettiva dell'uomo e della donna che ciascuno di noi porta dentro di sé da secoli, ossia gli archetipi di uomo e donna, di maschile e femminile. Dunque, ad esempio, l'animus presente in una donna sarà ricco di tratti e caratteristiche che ella avrà accumulato negli anni a seguito dell'esperienza e del contatto relazionale con il proprio padre, ad esempio, con i propri fratelli, con i propri familiari, piuttosto che fidanzati, amici ed altre figure maschili, ma conterrà anche peculiarità dell'immagine maschile che la collettività riconosce come adeguati ed aderenti a quel genere da secoli e secoli. Se ne deduce ovviamente che l'animus di una donna e tutti i tratti caratteristici di cui è composto saranno man mano diversi nel corso della sua vita, a seconda del grado di sviluppo sia anagrafico che esperienziale della donna in questione. Questi tratti caratteristici e peculiarità dell'animus, se vengono riconosciuti in un uomo, che appare dunque similare all'animus della donna e pare avere in sé tutte quelle qualità che compongono l'animus della donna, permettono il fenomeno dell'innamoramento. Questa proiezione dell'animus di una donna su un uomo, questo processo di riconoscimento dell'uomo come partner ideale, poiché ricco proprio di quelle qualità maschili presenti in noi stesse, è un processo inconscio che spesso ci fa sentire preda di una volontà estranea che ci fa innamorare perdutamente e frequentemente dello stesso tipo di uomini, spesso magari sbagliati. Volontà estranea che appunto ci fa fare il contrario di quello che razionalmente riterremmo più giusto e più opportuno. E nel caso in cui avvenga appunto di sentirsi affascinate e coinvolte da personaggi maschili sempre inadeguati, e nel caso ci si ritrovi troppo spesso legate in rapporti disfunzionali, è il caso che la donna si confronti con la propria esperienza passata, e cioè con gli uomini che ne hanno così tanto influenzato l'animus, in modo da rivedere ed eliminare tutte quelle caratteristiche maschili inappaganti e rovinose che lo compongono per sostituirle con altre più funzionali. Perché ci si disinnamora? Perché ci si sente meno coinvolte nel rapporto con il proprio partner? Perché ci si rende conto che l'uomo sul quale abbiamo proiettato il nostro animus non corrisponde alla lunga al nostro animus stesso. È impossibile, infatti, che l'animus e tutte le caratteristiche in esso presenti siano perfettamente aderenti all'intera personalità dell'uomo che amiamo. Il nostro animus non potrà mai coincidere perfettamente con un singolo uomo. Ecco che dunque ci accorgiamo che la nostra anima gemella, in realtà, inizia ad avere tratti dissimili da come vorremmo, che si comporta in modo differente
da come ci aspetteremmo. E quando dunque ci rendiamo conto che l'uomo reale non corrisponde all'immagine che di esso abbiamo, ci si trova dinanzi alla necessità di scendere a compromessi, rinunciando alla perfetta adesione tra immagine interna ed individuo esterno. La donna dunque acquisisce piena consapevolezza che non potrà mai esistere un perfetto clone del proprio animus inconscio. Nuovamente Jung ci ricorda che il fallimento di un progetto amoroso, il comportamento di una persona amata che non corrisponde alle nostre attese e così via, possono contenere un impulso verso un'esplosione emotiva più o meno brutale o verso una modificazione o un adattamento del sentimento e con ciò verso una più alta evoluzione. Tale evoluzione culmina nella saggezza, allorché al sentimento si associano la riflessione e la conoscenza intellettuale. La saggezza non è mai violenta, laddove essa domina nessuna delle due facoltà, opera violenza sull'altra. Quando ci innamoriamo, dunque, proviamo una forte attrazione, una carica energetica molto potente, che ci porta a sentirci in uno stato di ebbrezza alla presenza dell'altro. L'altro diviene ciò di cui crediamo primariamente di essere innamorati. In realtà ciò che amiamo è il nostro animus ed in realtà ciò che vediamo nell'altro è una benevola distorsione della realtà. Distorsione della realtà poiché quell'uomo non sarà mai sovrapponibile perfettamente al nostro animus. Egli non potrà mai possedere tutti quegli aspetti e qualità che ha invece il nostro animus. Ebbene, quando l'altra persona non soddisfa il ruolo che noi vogliamo affidargli, ci sentiamo deluse e tradite nelle nostre aspettative. Ma è proprio in questo preciso istante che potremmo entrare a contatto con la nostra interiorità, con le nostre esperienze introiettate, con le figure genitoriali e familiari che ci hanno fatto da imprinting relazionale, con i traumi derivanti da vecchie relazioni. Poiché ciò che non vediamo nell'altro è ciò che invece c'è dentro di noi. Ed è proprio in questo preciso istante che abbiamo l'opportunità di fare un passo in più nel nostro percorso evolutivo di consapevolezza e individuazione. Sì, perché una mancata evoluzione può portare la donna a farsi agire dall'interno, dal proprio animus, che si frappone tra sé ed il mondo reale, rischiando di farla vivere in un perenne stato onirico. Sì, perché una mancata consapevolezza delle figure fantasmatiche che la guidano anche nella scelta dei propri partner protrae l'irrompere coercitivo di opinioni e concetti, di giudizi incontestabili e di relative decisioni che non tengono conto delle singole situazioni, ma che anzi la inducono a pensare che certamente una data persona corrisponderà perfettamente a ciò che si aspetta sia, senza alcun confronto logico con la situazione reale e contingente. E l'Eros, come si iscrive in questo processo di innamoramento? Jung in questo riprende Platone, poiché egli considera l'Eros come un desiderio di completezza, un bisogno di intimità psichica, una necessità di interconnessione con un altro essere vivente, che ben si distingue dalla mera passione carnale. L'Eros è un richiamo fondamentale alla totalità, all'unificazione con chi manifesta le caratteristiche del nostro animus,
L'eros permette di raggiungere una piena completezza, un'armonica fusione con chi noi pensiamo possa aderire perfettamente alle qualità e caratteristiche del nostro animus. Ed esattamente come quando ci sentiamo innamorate di un uomo ed in realtà lo siamo primariamente del nostro animus, così quando noi ci sentiamo attratte da un uomo, in realtà lo siamo del nostro animus, cioè siamo attratte da tutte quelle qualità maschili che si sono ben cristallizzate nel nostro inconscio e che cerchiamo disperatamente di personificare nel nostro partner. Nell'unione erotica a cui aspiriamo con l'altro c'è dunque sempre il desiderio di ritrovare una parte fondamentale di noi stesse. Una parte che, seppur inconscia, è così tremendamente presente a noi stesse, nelle nostre scelte relazionali, nei nostri legami interpersonali. Ciò che porta il nostro desiderio a grandi immaginazioni, il nostro corpo a vibrare ed i nostri sensi a farsi sempre più percettivi e aperti all'altro è l'avanzata inesorabile dell'eros, del bisogno di incontrare nella forma più intima e profonda possibile la concretizzazione del nostro animus, ossia la personificazione carnale di tutte quelle caratteristiche ideali maschili che tanto fremono e premono nel nostro inconscio. L'approccio fisico all'altro dunque non è solo un'espressione di energia libidinosa, ma è anche un magico incontro con le nostre idealizzazioni. Ed esattamente come le nostre scelte e relazioni sentimentali, più o meno fallimentari, dicono molto di noi, delle nostre schematizzazioni inconsce, anche il nostro trasporto e sperimentazioni erotiche ci rimandano importanti messaggi sui nostri ideali e figure introiettate nel corso della nostra esperienza ed esistenza. Ecco perché il rapporto con l'erotismo è un argomento di delicata ma fondamentale portata, esattamente come lo è il nostro rapporto con i sentimenti ed emozioni, poiché noi non siamo solo ciò che facciamo, noi siamo anche ciò che desideriamo. Secondo Jung, dunque, la libido è un'energia totalizzante, non limitata al mero desiderio sessuale. Con Jung l'inconscio non è più il luogo freudiano di pulsioni sessuali represse, ma è un bagaglio ricco di ideali, dettami familiari, immagini, esperienze vissute, miti, simboli, qualità maschili e femminili ereditate che necessitano dell'intervento dell'io e della coscienza per esserne interpretate ed elaborate, in modo da portare l'individuo ad un elevato stato di consapevolezza ed evoluzione. Ed ecco perché è utile parlarne, sdoganando l'argomento da assurdi quanto malsani tabù, poiché anche i nostri desideri ci parlano di noi, del nostro benessere o malessere, del nostro equilibrio o squilibrio, della nostra personale ricerca della felicità.